Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, bentornati alle più grandi previsioni energetiche sin dalla notte dei tempi nostro lui, lei, eccoli qua, belli piazzati qua con due mattoni a fianco. Sì, perché oggi voglio iniziare subito con le carte metaforiche associative, cioè vediamo un po' che cosa ci combina il nostro lui, la nostra lei. Ovviamente sono letture che si leggono a più livelli e ogni vostro livello vi sarà maestro. Ogni livello vi sarà maestro. Andiamo a realizzare questa settimana da 17 a 23 febbraio, cosa ci combineranno i nostri beniamini, va bene? Io vi ringrazio, grazie di tutto quello che mi state scrivendo, perché state conseguendo successi strepitosi, avete fatto le pratiche che è uscito dal vostro segno zodiacale e ascendente per quanto riguarda la missione dell'anima, ve l'ho già detto nelle previsioni settimanali dell'intro, conseguendo dei successi straordinari proprio perché quella è la via. La via è che tutto in te sia gioia. La via è che tutto in te sia Emao meraviglia, ecco, e attraverso le pratiche noi riusciamo ad abbattere le nostre paure, condizionamenti e resistenze che ci separano da questa gioia di cui noi siamo già espressione e manifestazione. Quindi, ragazze mie, ragazzi, grazie all'infinito. E adesso partiamo subito con la nostra lettura. Allora, tu stai riprendendo? Sì. Allora, prendiamo, di qua abbiamo il maschile, di qua abbiamo la nostra signorina, sono energie che esistono dentro di te, quindi lasciati ispirare, non mi dilungo su questo, ogni livello di coscienza sarà il vostro maestro. Allora, andiamo a vedere il nostro maschione, vediamo che maschioni abbiamo, vediamo quanti ne escono, mi lascerò ispirare dal mio amante mistico, dal mio sposo celeste. Vediamo un po' che creazione ci fa fare oggi, vediamo cosa escono, vediamo che esce, vediamo. Allora, vediamo quanti ne escono, quanti maschioni escono. Vediamo. Chi c'è oggi? Chi c'è? Eccolo, è uscito uno, eccolo, sta così un po' imbronciato questo. Sta un po' imbronciato questo, sta un po' così. Beh, qua c'è uno che guarda, che osserva, che scruta, un po', sai che c'ha questo? Un po' arrabbiato, un po' che non capisce una mazza, un po', ma che devo fare adesso? Che devo fare? Io guardo, che devo fare adesso? Vediamo. E infatti quest'altro con gli occhiali, guarda, ci sono degli spioni qua da questa parte che cercano di capire una situazione. Maschili in questa settimana. Ah, c'è un altro dietro. E che fa questo? Come sta girato questo? Ah, nel frigorifero. Ok, non stava guardando bene, doveva guardare nel frigorifero. Qua questo così. Guardate, sono tre immagini. Cioè ci stanno delineando il maschile in questa settimana che pensa, scruta, osserva, non sa bene che cosa fare, non sa bene dove andare. E ci sono dei maschili in questo stato. Ok, cercando di rimanere fedeli a loro stessi. Qua abbiamo il cane, simbolo della fedeltà. Allora, sai che dicono i maschili in questa settimana? Cerco di rimanere fedele a me stesso. Ma questo non lo porta da nessuna parte, perché cerco di rimanere fedele a me stesso. No, nel senso, allora, cerco di rimanere fedele a me stesso, scruto, osservo, molto pensierosi stanno qua, pensierosi. Ci sono maschili che stanno utilizzando la mente in questa settimana, ecco perché non vanno da nessuna parte, tant'è che il cagnolino qua gli dice non devi usare la mente, devi usare l'istinto, essere fedele al tuo istinto risvegliato, che poi è anche intuito. L'istinto risvegliato, come diceva il grande maestro Sri Aurobindo, l'istinto risvegliato è l'intuito, no? Quello che noi chiameremo intuito. E qua ci sono maschili così in questa settimana, anche rispetto a un'altra persona, i femminili osservano, quasi non si fanno capaci di qualcosa. Ma com'è che sta succedendo questo? Ma com'è che sta succedendo quest'altro? Quasi non si fanno capaci di qualcosa. Tant'è che dicono, vabbè, mi mangio una cosa perché non voglio essere... Cioè, non ci penso per un po', mi mangio una cosa. Ma anche lì nel frigorifero sono indecisi. Quindi comunque diciamo che è un'emozione questa della dea dell'indecisione
che in questa settimana li va a trovare un po' il dubbio. Però, come vi ho detto, non mi ricordo mai in quale stesa è stata, il dubbio è la suprema forma di intelligenza dell'uomo. Noi, come diceva un grande maestro Michael Williams, dobbiamo dubitare di tutto, anche del fatto di avere un nome e un cognome. Perché il fatto di avere un nome e un cognome è relegato alla mente ordinaria e razionale, tu sei oltre la tua identità e il problema è la nostra identità, è l'identità che ci limita nell'essere tutte le infinite possibilità che l'anima può essere. E quindi lui non si sta tanto domandando sulla sua identità, altrimenti seguirebbe l'istinto ti fa andare fuori dall'identità. E il nostro nome e il nostro cognome ci relega in, in una scatolina di possibilità, no? Tu devi pensare in questa settimana, con queste carte mi sta avvenendo, che cosa farei se non avessi il nome e questo cognome? Ecco, la risposta che ti arriva è quella strada giusta, l'istinto risvegliato del cagnolino. Ok? Bello, andiamo a vedere da questa parte le nostre lei. Chi c'è da questa parte? Vediamo. Vediamo chi c'è da questa parte. Chi c'è da questa parte? Chi c'è? Ecco, wow, che bella! La vedete? Bellissima, un po' bohemienne, un po'... Qua ci sono le montagne, c'è il lago, questo abito pazzesco con la cappa magica, anche lei fa yoga sciamanico. Chi segue Selene sa già che sto ridendo, perché sto ridendo. E sì, qua abbiamo una lei bellissima. E questo la guarda, guarda un po' come sta. Questo la guarda, eccola qua, guarda la lei, dice ma questa, ma chi è? Da dove è uscita? Ma che sta facendo? Forse la trovo nel frigorifero, se la guarda. Forse... Allora, abbiamo una lei bellissima, qua ci sono femminili bellissimi in questa settimana, eh? Grande creatività, quella carta esprime creatività, essendo a contatto con la natura sei tu, la natura sei tu, la natura sei tu, guarda la natura come fa, no? Molti femminili vanno a acclimatare con la natura e con l'istinto risvegliato, di cui alcuni maschili non si fanno ancora capaci, ecco. Vediamo ancora femminili, quanti femminili abbiamo, che tipo di femminili abbiamo, che energia femminile abbiamo. Eccola. Ah, una guerriera vichinga, la Gherta. Per chi ha visto Vichinghi sa chi è la Gherta. Io mi impersonificavo in Lagherta. Abbiamo una Lagherta, abbiamo una vichinga qui, con la spada, bellissima, bellissima. Guarda, abbiamo dei femminili talmente potenti e ti credo che questi stanno così, guarda. Abbiamo energie femminili potentissime, energie maschili che non si capacitano di come questi femminili siano così belli, belli. Donne guerriere, donne vichinghe, la bellezza della natura, i vichinghi erano a contatto stretto con gli spiriti, no? Erano veri e propri sciamani, in contatto con gli spiriti. Non si può dire tanto sciamani vichinghi, però il senso è quello. Lo sciamano chi è? Colui che è in contatto con lo spirito di ogni cosa. Colui che sovrasta la realtà duale, la mente ordinaria, e guarda lo spirito in ogni evento che accade, guarda la manifestazione dello spirito in ogni sintomo, anche in ogni evento che gli accade. Ok. Cos'altro? Eccola qua. E qua abbiamo una bambina con i girasoli. Lo spirito della bambina è risvegliato. Ci sono femminili che proteggono proprio la loro essenza e si lasciano ammirare. Qua possiamo avere anche la bambina interiore. La bambina interiore qua è vista come un istinto che si sta risvegliando. Alcuni femminili stanno risvegliando la loro bambina interiore, tant'è che qua abbiamo la bambina rivolta dalla parte opposta del sole, no? Però abbiamo che guarda verso i girasoli. Ci sono femminili che si iniziano a svegliare, iniziano a risvegliare il loro istinto guardando verso il sole che gira i girasoli. Qua stanno girate di spalle al sole, no? Cosa vuol dire? Che alcuni femminili stanno girati di spalle e stanno guardando verso qualcosa che dire sbagliato forse non è giusto, però diciamo questa parola,
è sbagliato guardare, dare le spalle al sole. Quindi, però hanno ritrovato già la loro bambina interiore. Quindi in questa settimana si risvegliano a guardare verso il sole, che le nutre. Quindi ci sono qua femminili che si risvegliano in questa settimana, altri femminili che prendono per mano la loro bambina interiore, sono vere guerriere, bellissime, in contatto con gli spiriti, non le mandano a dire, proteggono. Qua abbiamo una vichinga che protegge la bambina interiore, no? Cioè proteggo la mia bambina interiore grazie all'istinto risvegliato e difendo le conquiste, i risultati della mia conquista. Il risultato della mia conquista è la grande forza e potere che ho ritrovato grazie ad essere in contatto con la natura che mi abita. E potremmo chiudere lui lei in questo caso, perché voglio dire, bellissimo, wow, bellissima, bellissima. Vediamo, ora ci mettiamo tutti i tarocchi. Allora, mettiamo così. Ok, allora, qua non abbiamo proprio Machoman, non abbiamo proprio Machoman, diciamo che abbiamo un po' più, non fatemi dire nomi di personaggi noti, però qua abbiamo, diciamo, un po' Mr. Bean, un po' così, e qua abbiamo la Gerta, la vichinga, è bellissimo. Ok, allora, iniziamo, tu stai riprendendo? Sì. Iniziamo con i tarocchi, quali ci mettiamo? Quali ci mettiamo? Ragazzi, quali ci mettiamo? Non vi sto sentendo. Aspetta, gridate un po' più forte, intanto mi alzo a guardare qua. Allora, questi, no, questi. Questi, va? Eccoli. Abbiamo, di qua mettiamo questi. E da questa parte ci mettiamo questi rossi. Così. Allora, iniziamo a vedere da questa parte i nostri maschili cosa ci combinano in questa settimana. Andiamo a vedere l'energia attuale di lui. Energia attuale di lui. Energia attuale di lui nei confronti di la Gerta, la vichinga. Energia attuale di lui. Energia attuale di lui. Energia attuale di lui. L'asso di coppe, tutto innamorato sta questo. Abbiamo l'asso di coppe, un risveglio, anche il risveglio di poteri psichici, l'asso di coppe, oltre ad essere una gioia, risveglio di poteri psichici. Qua ci sono femminili che in lui stanno risvegliando i loro poteri psichici. E ci sono maschili che stanno sentendo questo amore, questo asso di coppe, o questo istinto risvegliato. Vogliono un'opportunità d'amore in questa settimana, molti maschili la stanno già vivendo, Qua abbiamo il cavaliere di spade a tutti i costi, vogliono passare all'attacco, energia attuale, passo all'attacco, vogliono opportunità d'amore. Vediamo. Quali sono i pensieri di lui nei confronti di lei, pensieri dei maschili nei confronti di lei, pensieri di lui nei confronti di lei. Gli amanti, sì, sta pensando di fare una scelta d'amore e di aprirsi verso qualcuno. E sta pensando di fare una scelta perché provano un grande fermento interiore con l'asso di coppe. Vediamo cosa hanno nel cuore i maschili. Il 3 di bastoni. I maschili stanno aprendo nuove possibilità verso una persona o si aprono all'amore. Qua vedo dei maschili che vogliono fare la scelta di aprirsi all'amore e di darsi con totale fiducia. Il 3 di bastoni mi parla di apertura di cammino, mi parla di muovere dei piccoli passi, mi parla di che in questi piccoli passi c'è un grande fermento interiore, perché i bastoni sono il fuoco, no? Quindi stanno pensando di fare scelte d'amore che abbiano a che fare con il loro istinto risvegliato. Vediamo qual è il blocco o karma in questa settimana. La regina di spade può essere una lei che sta sulla difensiva rispetto a loro, o possono essere un'altra persona che può influenzare la loro relazione con qualcuno.
tant'è che può essere un'altra persona perché stanno pensando di fare una scelta d'amore e lasciare andare il passato, oppure può essere una figura femminile o anche può essere un uomo, io ribaltate il concetto, ragazze mie, ragazzi, lasciatevi ispirare. Qua vedo figure femminili che possono essere alterate o adirate con i maschili, o possono essere pungenti, possono essere state pungenti con le parole, o esserci una figura femminile che pesa sui maschili, può essere anche una sorella, una madre, un ex. Ok, vediamo da questa parte. Il fondomazzo qual è? Sì, il mondo, ci può essere stata la chiusura con qualcuno e si vogliono aprire al nuovo lasciandosi alle spalle il passato, o un evento passato con la stessa persona. Vediamo da questa parte. Allora, energia attuale del femminile. Energia attuale del femminile. Qua ci sono anche i maschili che stanno attendendo il momento giusto per fare pace con questa donna qui che ha il blocco, che o gli ha chiuso le telefonate, o gli ha parlato male, o è molto indisposta nei loro confronti. Ok. Vediamo energia attuale del femminile nei confronti del maschile o energia attuale del femminile. Energia attuale del femminile. Energia attuale del femminile. Paggio di spade, i femminili osservano, osservano, cercano di chiarirsi le idee, stanno un po' stanno analizzando qualcosa, una situazione o più situazioni, osservano da lontano i femminili, ok. Qua abbiamo il cavaliere di denari, osservano molto, concentrate sulle loro stabilità e sul loro avanzamento professionale, e intanto osservano il resto del mondo, stanno più su un'energia pratica e come energia attuale e riflessiva, osservano. Vediamo quali sono i pensieri del femminile, pensieri di lei. 7 di coppe, hanno diversi pensieri, stanno pensando a diverse cose, devono fare una scelta rispetto a qualcuno, devono fare una scelta emozionale rispetto a qualcuno e stanno pensando, nella loro mente non c'è solo una persona, possono esserci più persone o più opzioni, oppure diversi fronti aperti, tant'è che i femminili hanno diversi fronti aperti e stanno pensando di fare delle scelte, prendendo informazioni, osservando quali sono le scelte migliori per loro su diversi ambiti della loro vita. Ok, cosa hanno nel cuore i femminili? Cosa ha nel cuore lei per lui, o cosa hanno nel cuore i femminili? Cosa ha nel cuore lei? 10 di coppe, nel cuore hanno una bellissima energia di condivisione. I femminili il loro cuore palpita d'amore, soprattutto per l'amore ritrovato con le persone che ha intorno, per la condivisione con i loro amici, al di là se c'è una persona o meno. Qua i femminili osservano una situazione molto bella che si sta creando intorno, dovuta al fatto che stanno ritrovando l'amore per loro stesse con queste bellissime carte, per la loro bambina interiore. Il 10 di coppe è proprio la famiglia, no? Con la bambina interiore qui i femminili avranno il sostegno della famiglia animica e anche dei loro antenati, dei loro avi, avranno il sostegno dei loro avi, dei loro antenati nel cuore. Per fare cosa? Per manifestare loro stesse, perché i nostri avi, i nostri antenati sono quelli che hanno forgiato le nostre armi spirituali, hanno lavorato per noi. E quindi i femminili nel cuore hanno questa profonda connessione con la loro bambina interiore, e che le viene grazie al lavoro che hanno fatto anche sui loro avi e sui loro antenati. Questo le apre nuove possibilità e osservano per prendere la scelta giusta, confidando che nel cuore sono sorrette. Nella misura in cui ci sono degli uomini o delle persone verso le quali che stanno osservando, sono un po' confuse sulla scelta da fare, però hanno nel cuore la necessità di fare una scelta d'amore nei confronti di qualcuno che hanno nel cuore, ok? Sono un po' confuse, osservano, forse c'è un po' di silenzio, oppure stanno un po' Molti femminili sono un po' in un brodo di giuggiole nei confronti di qualcuno, cioè stanno già con qualcuno e questo li apre tanti orizzonti, si sentono bene appagate e allo stesso tempo osservano. Vedete un po' dove vi risuona. Vediamo un po' il blocco o karma del femminile in questa settimana.
4 di bastoni, probabilmente il 4 di bastoni a blocco mi parla di stabilità, magari o di incontri. Non c'è ancora stabilità con qualcuno o stabilità intesa dal punto di vista di stabilità, anche a livello, no? Qua 8 di spade, di stabilità intesa sotto forma di denaro, lavoro. Per alcune stanno pensando alla stabilità che è al blocco, o stabilità con qualcuno o come vogliono che sia la loro stabilità, che la vogliono conseguire aprendo nuovi fronti e stanno osservando come conseguire una certa stabilità, anche una stabilità emozionale, non solo economica e lavorativa. Fammi mettere un'altra carta su 4 di bastoni, il blocco del femminile, 4 di bastoni, la forza. Alcuni femminili ancora non hanno il coraggio di fare una scelta nei confronti di qualcuno, per avere maggiore stabilità con qualcuno, questo è il blocco. Devono trovare il coraggio, un po' di forza nel prendere una decisione nei confronti di qualcuno. Sì, 7 di denari, stanno aspettando, stanno attendendo. Sì. Stanno osservando, mi spiego, stanno osservando perché ci sono diversi fronti aperti per i femminili, su cui devono prendere una decisione, tra cui c'è anche una persona nella misura in cui c'è, altrimenti diversi fronti aperti. Ok, vediamo da questa parte, abbiamo visto come stanno internamente entrambi, vediamo quali sono le intenzioni, adesso vediamo nella realtà fenomenica cosa accade. Quali sono le intenzioni di lui nei confronti di lei o le intenzioni del maschile nei confronti del femminile in questa settimana? Le intenzioni di lui? Quali sono le intenzioni di lui? Cinque di coppe. Sono molto pentiti, stanno male, non hanno intenzione di fare niente perché stanno ancora male. O hanno intenzione di fare qualcosa a piccoli passi chiedendo perdono. Ci sono alcuni maschili che hanno un po' di tristezza e quindi a pensare di fare delle cose sono tristi, ecco, questo è il senso. Nelle intenzioni, al pensare di dover fare delle cose, si sentono tristezza dentro, un po' di tristezza. Re di spade, regina di spade. Qua ci sono delle situazioni che mi parlano di freddezza. C'è freddezza tra lui e lei, c'è freddezza e al pensiero di fare delle azioni sono un po' tristi. O ci sono freddezza tra due persone, insomma. Vediamo un po' quali sono le azioni, queste sono le intenzioni, e nelle intenzioni c'è un po' di amarezza, no? Abbiamo visto anche dalle figure di prima. Vabbè, nelle azioni, vediamo le azioni, cosa farà lui nei confronti di lei, le azioni in questa settimana del maschile nei confronti del femminile, a cosa sono conformi le azioni? A cosa sono conformi le azioni di lui, del maschile, verso il femminile? Cavallo di bastoni, non si fa prendere da questa tristezza, anzi questa tristezza, questa sensazione di perdita gli serve per fargli scattare un impulso che faranno qualcosa, mi parla di forte passione in questa settimana. Quindi se ci sono blocchi o se ci sono situazioni di tensione faranno impulsi. Dopo aver osservato, faranno azioni che mi parlano di impulso, agisco di impulso perché lavorano a livello inconscio anche molti maschili con la loro tristezza. Energia finale di lui nei confronti di lei? La regina di denari, vogliono guadagnare la sua fiducia, fanno azioni improvvise però aspettano i tempi di lei, cioè se lei gli dice devo fare questo, devo fare quest'altro, loro aspettano perché vogliono guadagnarsi la sua fiducia e vanno verso una regina di denari i maschili, cioè vuol dire questo impulso va verso una donna a cui loro sono devoti e la vedono come la regina di denari, che è una donna paziente, una donna che sa quello che vuole, una donna che sa accudire, anche se è un uomo. Quindi ci sono maschili che vanno verso una donna a cui sono devoti in questa settimana, c'è molta devozione e tante lo vedevamo già con le carte metaforiche associative, no? Vedi, 3 di coppe, qua mi parlano di situazioni di celebrazione, di stare insieme, cavaliere di coppe, sì, sì. Alcuni maschili non si sentono all'altezza, però fanno lo stesso delle azioni che vanno verso questa regina dei denari che può comprendere, che sa accogliere, ok? Allora, vediamo adesso da quest'altra parte
Vediamo adesso quali sono le intenzioni del femminile nei confronti del maschile. Le intenzioni del femminile nei confronti del maschile. Intenzioni del femminile. Intenzioni del femminile. Quali sono le intenzioni del femminile? Cavallo di spade, hanno intenzione di parlare. Anche il cavaliere di spade in questo caso mi parla di chiarezza di idee, chiarezza, aver chiarito le proprie idee e dirle con forza anche alcuni femminili. Tant'è che avevamo qua la vichinga. Le intenzioni del femminile sono quelle di mettere le cose in chiaro, e molti femminili passano all'attacco con ciò che hanno elaborato dal loro punto di vista emozionale, sentendosi sorrette dal loro cuore, dalla loro anima. Parlare chiaro. Le intenzioni sono quelle di parlare chiaro, di mettere anche dei limiti laddove è necessario per diverse questioni della loro vita, quindi mettono anche dei limiti o parlano chiaro, avendosi chiarito le idee su diverse questioni della loro vita, non solo con una persona. Qua abbiamo infatti 5 di bastoni, qua i femminili hanno intenzione di mettere delle cose in chiaro e anche di litigare laddove serve. Ok? Sapendo, confidando nel loro potere interiore, nella loro anima, che il cuore è pieno di questo potere interiore. Ok. Queste sono le intenzioni, di farsi valere anche all'interno di una disputa o di un alterco. Sai? Vediamo. Le azioni del femminile, le azioni di lei nei confronti di lui, le azioni, quali sono le azioni? 5 di spade, vogliono chiarire, vogliono mettere delle cose in chiaro, però c'è un po' di tensione a farlo, perché non hanno bene ancora chiaro cosa devono dire o cosa devono fare. Nelle azioni il 5 di spade mi può parlare di un po' di rancore, di un po' di tensione dovuta ad altre cose. 2 di bastoni, vedi un po' di indecisione. Ci sono dei femminili un po' indecisi che non trovano ancora il coraggio di parlare per la loro stabilità su più ambiti, però le vedo animate da una forte... come dire, un forte amore nel cuore e il sostegno della bambina interiore, il sostegno degli avi, proteggendo i frutti delle loro fatiche, la consapevolezza a cui sono arrivate. Alcune di femminili hanno intenzione di parlare chiaro e darsi le spalle con qualcuno. Vediamo le azioni. 5 di spade. L'appeso. Alcuni femminili hanno intenzione di mettere dei limiti a qualcuno in questa settimana. Dare le spalle a qualcuno per un certo tempo per cambiare prospettiva su alcune cose e trovare chiarezza di visione e di intenti prima di decidersi. 9 di denari, e molti femminili hanno intenzione di mettere dei limiti a qualcuno e godersi il loro benessere personale, e dare le spalle a qualcuno e cercare di stare bene a livello personale in questa settimana con le loro cose, alcuni. E molti si concentrano sul lavoro, il denaro, la famiglia. Però nella relazione con l'altro vedo che mettono dei limiti perché non hanno ancora ben chiaro come devono fare alcune cose. Vediamo energia finale di lei, energia finale dei femminili, finale. 9 di spade, ci sono un po' di preoccupazioni dovute a una tensione con qualcuno in questa settimana. Le vedo stare bene con la famiglia, con gli amici, vedo pensare diverse cose, però l'unico neo in questa settimana è cosa fare con una persona. Vedi l'eremita cercando di stare da sole per trovare il cammino, la via giusta per poter dire o fare qualcosa. Perché a livello emozionale le vedo bene con i loro amici, la loro famiglia, però rispetto a qualcuno vogliono mettere un po' di limiti, vorrebbero dare un po' le spalle, devono trovare la prospettiva giusta di alcune cose. Perché 9 di spade? Sono uscite troppe. L'8 ai denari. 10 di spade. Possono essere un po' di preoccupazioni su cosa fare sul lavoro, ecco perché magari queste e su altre questioni che riguardano la loro vita pratica, quindi magari ci si mette anche una persona in mezzo e questo crea un po' di tensione perché vogliono avere le idee chiare su più fronti della loro vita. Non sanno cosa fare a livello lavorativo o non sanno cosa fare su alcune cose che possono accadere nel lavoro, o loro o da parte della persona con cui stanno, però cercano di mantenere la calma, pensando di fare chiarezza sulle cose, avendo la fede nel cuore. Ok, adesso ci mettiamo, tu stai riprendendo? Sì. Aspettate, ci sono queste luci, aspetta se metto così, ok.
Allora, adesso ci andiamo a fare tutte le specifiche, però mi devo mangiare un biscottino, arrivo subito, eh. Allora, ragazzi miei ragazzi, non ho mangiato il biscottino, ho mangiato un pezzetto di pane integrale con il pomodoro. Ok, mi serviva qualcosa di più sostanzioso per rivelarvi delle verità inaccessibili. Ma quale? Non lo so, vediamo quali verità inaccessibili. Allora, stavo contemplando l'immagine di questa storia, questa narrazione, e stavo meditandoci su. Perché poi la conoscenza dell'attimo presente è la conoscenza a cui dobbiamo fare sempre riferimento. La conoscenza dell'attimo presente è una conoscenza che tu non sai prima di fare quella cosa. Quando me lo dicevano non capivo che caspita volevano dire questa cosa. L'ho capita con l'esperienza, quando mi è arrivata l'esperienza della conoscenza dell'attimo presente. La conoscenza dell'attimo presente è: stai nel momento presente. Sì, ti puoi programmare di fare quella cosa, ti puoi programmare di fare quell'altra, ma è sempre un sogno. Passato e futuro è un sogno. La conoscenza dell'attimo presente, sai che devi fare quella cosa quando la fai. Che vuol dire? In questo caso specifico, allora, vi spiego prima cos'è la conoscenza dell'attimo presente. La conoscenza dell'attimo presente è la vera conoscenza, il resto è fuffa. Ok? Allora, ve l'ho spiegato nelle previsioni settimanali forse. Comunque, tipo, vi devo fare il video di lui-lei, vi voglio fare il video di lui-lei. Bene, mi metto qua al tavolino, ok? Sistemo tutto, ok? Sto per fare il video, a un certo punto la conoscenza dell'attimo presente qual è? Vedo una macchia a terra, voglio lavare il pavimento, mi sono messa a lavare il pavimento. Nonostante tutto era preparato già. Quella è la conoscenza dell'attimo presente, lo sai quando lo fai. Non lo sai prima, non lo sai dopo. In questo caso, meditare su quello che è uscito, cioè guardare le immagini, contemplare, arriva senza analizzare, come abbiamo fatto adesso, no? Abbiamo fatto delle analisi, no? Abbiamo fatto delle analisi che servono nella somma delle cose, in questo caso. Allora, senza analizzare, senza vedere il caso specifico dell'altro, cosa bisogna fare? Bisogna mettersi in contemplazione a guardare le immagini. In me mago agere, lascia agire il mago che è in me. Lascia agire cosa? L'ispirazione, che è al di là della conoscenza analitica, di quello che abbiamo potuto dire fino a questo momento. Allora qua, quello che a livello di conoscenza del cuore mi arriva è che ci sono energie femminili, che può essere anche un uomo, ma l'energia femminile in qualità di archetipo in questa settimana sta capendo cose, ma non lo capisce a livello mentale, lo capisce a livello di cuore. Quindi sta sentendo e quindi facendo la conoscenza del cuore, dell'attimo presente, di una vastità delle cose, una vastità del reale, che ci sono infinite sfumature al di là di quello che si può percepire con gli occhi. Tant'è che la mente inizia ad avere quel sette di coppe, immagini, apparizioni di tante cose. Tant'è che per quanto è vasta la conoscenza a cui arriva l'archetipo femminile, la forza al blocco. La forza al blocco. Cosa vuol dire la forza al blocco? Adesso devo trovare il coraggio di fare delle scelte consapevoli. Sono animata nel cuore da questo amore che sento perché vedo lo spirito in ogni cosa. E allora come affronto tutte le cose? Affronto tutte le cose cambiando prospettiva, l'appeso rispetto a come si dovevano affrontare col mentale. Quindi voglio avere delle idee chiare sulla base di una nuova prospettiva su come affrontare le cose, per poi metterci impegno, passione e dedizione nelle mie scelte che vengono dal cuore. Da questa parte abbiamo energie maschili che possono non comprendere la vastità del reale a cui stanno arrivando i femminili. Va bene? Possono non comprenderlo a livello mentale, tant'è che vedi scrutano, analizzano, scrutano, analizzano, però sanno che nel cuore
col 3 di bastoni questo fuoco, questo fermento, un po' reverenza verso questo futuro, però verso il quale sentono fermento, è la via. Allora, tant'è che nelle loro azioni abbiamo l'impulso, abbiamo un istinto risvegliato verso un archetipo femminile, la regina di denari, che porta prosperità nella sua concretezza. Vedono i femminili come un esempio. Seppure i femminili tengono dentro le loro, come dire, agitazioni interne per la vastità del reale a cui stanno toccando per le prime volte veramente in modo concreto, allora quello che appare all'esterno è una donna con tanto di barberelli, diciamo, di barbabietole, una donna con tanto di barbabietole. Capito? Quindi il nostro lui-lei si legge a vari livelli, però quello che emerge forte, se noi vedessimo questi due archetipi all'interno, è che la nostra parte intuitiva femminile inizia a sentire la vastità del reale, laddove un albero non è più solo un albero, ma vede, sente, percepisce lo spirito dell'albero, laddove una sedia non è più una sedia, ma percepisce lo spirito della sedia, laddove una pietra non è più una pietra, percepisce lo spirito della pietra, laddove un evento non è più un evento distaccato da se stessa, ma percepisce il Dio in quell'evento, allora si apre la vastità del reale. Allora tutta questa bellezza, tutto questo sentirsi piena del divino, gli riempie il cuore col 10 di coppe. E questo sentire del femminile nel nostro maschile, che sono anche le nostre azioni, il maschile, no? È il seme che ingravida la realtà fenomenica. Allora nelle nostre azioni noi ci sentiamo cavalieri di bastoni pronte ad attuare l'istinto risvegliato, con profonda saggezza, calma e maturità, che è l'adultità animica. L'adultità animica prevede l'abbraccio totale con il bambino interiore e non l'esclusione. Quindi bellissimo, bellissimo. Adesso ci facciamo tutte le specifiche. Ok. Allora, tu stai riprendendo? Sì. Vediamo adesso e scendiamo nei dettagli di una mente risvegliata a questo punto. Scendiamo nei dettagli con l'asso di coppe. Asso di coppe per il maschile. Re di denari. Abbiamo maschili che hanno una certa serietà in quello che vanno a fare in questi prossimi giorni. Maschili che hanno una certa serietà nel sentire. Qua c'è, tutti i re di denari sono messi nella terra, no? Sulla terra, questo trono nella terra, profondo contatto con lo spirito che si trova nella materia. Quindi abbiamo maschili responsabili anche dal punto di vista animico. Abbiamo maschili seri, responsabili, qua vedo seri, responsabili in ciò che per loro, in ciò che devono fare in questa settimana a livello pratico, pragmatico, le loro responsabilità. Allo stesso tempo con l'asso di coppe mi parla di maschili che si risvegliano nel cuore e portano le loro intuizioni nella pratica, nella materia. Se ciò compete anche una persona, come l'abbiamo visto qui, sono pronti e concreti, stabili e pazienti anche per certi punti di vista nel concretizzare quello che vuole il loro cuore. I pensieri di lui con gli amanti. I pensieri di lui con gli amanti. Questa scelta, sta pensando di fare una scelta. Asso di spade, assolutamente sì, hanno le idee chiare sulla scelta che devono fare. 3 di bastoni, cosa hanno nel cuore?
10 di bastoni, molti pesi si è portato il loro cuore, ma adesso vogliono scrollarsi di dosso i pesi per aprire un nuovo cammino che ha a che fare con una consapevolezza ritrovata, sia verso una donna, un uomo, sia verso il futuro. Molti pesi si sono portati nel cuore, dovuti probabilmente a una persona che li ha bloccati, a una persona che stava un po' più sulla difensiva, una persona con la quale non si sentono, oppure a una persona influente che hanno avuto nella loro vita, che poteva influenzare le loro giornate, oppure come lo vediamo su un altro livello questo, molti pesi relativi a vedere il femminile in modo distorto. Molti pesi relativi a non comprendere la bellezza dell'eterno femminile, la loro intuizione. Ok. Tant'è che la risvegliano con l'istinto risvegliato col cavaliere di bastoni. Allora, il blocco del maschile nei confronti del femminile, regina di spade, 2 di spade, prende una decisione nei confronti di una donna o prendere una decisione nei confronti di qualcuno, le intenzioni 5 di coppe, fare un cambio, la morte, assolutamente fare un cambio, e le azioni cavaliere di bastoni e il diavolo, ottenere a tutti i costi quello che vogliono nei confronti di una lei, questa regina di denari. Quindi avere l'ambizione di ottenere assolutamente questa lei o questa persona. Infatti qua abbiamo lui che sta dietro di lei, vedi? Gli va dietro, gli sta dietro, la venera, l'adora, hanno forte passione anche per questa figura. E vediamo con la regina di denari, energia finale, regina di denari, 8 di bastoni, comunicazioni, asso di bastoni, nuovi inizi, 3 di bastoni, aprire nuove possibilità, e si lasciano andare a comunicazioni, a nuovi inizi, anche sorprese, faranno delle sorprese i maschili in questa settimana o si lasceranno guidare dall'istinto risvegliato per aprire nuove possibilità. Ok? Andiamo a vedere da questa parte. Allora, paggio di spade, energia attuale del femminile, paggio di spade, paggio di spade, paggio di spade, cavaliere di bastoni. Molti femminili osservano i movimenti di qualcuno, molti femminili stanno guardando se qualcuno si fa avanti oppure no. Molti femminili, qua abbiamo dei femminili che osservano anche l'andirivieni di qualcuno. Molti femminili vorrebbero lanciarsi in una relazione ma osservano, hanno un po' di dubbi, un po' di incertezze. Cavallo di bastoni. Molti femminili stanno vagliando il fatto di fare un viaggio, di lasciarsi guidare dal loro impulso per andare verso qualcuno o verso una meta o organizzare un viaggio. Vediamo i pensieri di lei, 7 di coppe, l'imperatrice. Che cosa ti ho detto? Molti femminili stanno pensando di realizzare quello che per loro è importante, tant'è che si aprono tanti scenari su questo fronte. Per realizzare ciò che è importante si aprono tanti scenari per lei, quindi stanno pensando di avere ciò che meritano, di essere all'altezza di ogni situazione, stanno pensando di fare una scelta su come possono avere ciò che meritano, sia nella vita, perché i 7 di coppe sono più fronti aperti, sia con una persona. Vediamo 10 di coppe, cosa hanno nel cuore i femminili? Asso di bastoni. Sono mosse da un istinto risvegliato i femminili, hanno la voglia di condividersi, di condividere, allo stesso tempo stanno cercando il modo giusto per fare tante cose, provano una forte attrazione per qualcuno, alcuni femminili, però metteranno le cose in chiaro, alcuni. Altri hanno un istinto risvegliato proprio per questa bambina interiore che portano, che difendono nel cuore e non vogliono più che sia schiacciata, insomma, questa bambina interiore.
Vediamo il blocco del femminile verso il maschile, il blocco del femminile, 4 di bastoni, la forza, 5 di bastoni. Ci possono essere dei litigi o ci possono essere stadi o ci saranno in questa settimana dei litigi, la forza, 5 di bastoni per un incontro o per una stabilità, litigi o sensazioni di contrasto anche per altre persone. E io qua vedo situazioni di tensione con qualcuno riguardanti una stabilità o riguardanti un incontro o un litigio che c'è già stato in un incontro. 4 bastoni, probabilmente c'è un'attesa relativa a una risoluzione o una distanza, litigi per una distanza, trovare la forza di incontrarsi nonostante ci sia una distanza, e questo ha potuto provocare dei litigi. Vediamo le intenzioni del femminile col cavaliere di spade. La torre. I femminili hanno intenzione di rompere una situazione o di litigare o di mettere le cose in chiaro o di parlare dopo una rottura e di mettere le cose in chiaro. Si fanno molta forza, regina di bastoni, grazie al loro potere ritrovato della bambina interiore, quindi qua abbiamo femminili che possono o litigare o mettere le cose in chiaro dopo un litigio, ok? Hanno le intenzioni di fare questo, mettere le cose in chiaro dopo un litigio, o hanno l'intenzione di mettere le cose in chiaro per rompere una situazione che non le sta bene. Allora, le azioni che faranno i femminili, 5 di spade l'appeso, le azioni che faranno i femminili, 5 di spade l'appeso, 9 di coppe. I femminili hanno intenzione di stare bene, quindi probabilmente non faranno nulla di questo, ma proteggeranno il frutto delle loro fatiche e della loro bambina interiore. Aspetteranno che sia l'altro fuori da sé a fare le cose, tant'è che vedo dei femminili potenti, 6 di bastoni, si riprendono in mano il controllo della loro vita, delle situazioni, facendo le scelte giuste per ambire a ciò che li spetta per diritto divino, trovando il coraggio di agire per il loro benessere. Quindi qualora ci fossero maschili verso i femminili, come abbiamo visto anche qui che ce lo confermano, vediamo infatti dei femminili regine di denari concentrate sulle loro cose, molto pazienti e molto stabili. Vediamo l'energia finale dei femminili nei confronti dei maschili, l'energia finale dei femminili, 9 di spade, 8 di denari, 9 di spade, 8 di denari, regina di spade, stanno proprio con la spadona, 3 denari, il papa. Ci sono femminili che prendono ferma risoluzione, e quindi qua vedo decisioni ferme che prendono i femminili di cooperare con il 3 denari su ciò che le fa stare bene. Se questa cooperazione ha a che fare con un lavoro, scusami, con una relazione, bene. Però ci sono femminili che hanno le idee chiare, la spada puntata, come ce lo insegnava anche qui la vichinga, proteggendo il frutto delle loro fatiche spirituali e soprattutto prendere decisioni anche conformi a un divorzio, molti femminili, di impegnarsi sul lavoro, sulle loro responsabilità. Quindi io qua vedo che a livello amoroso mettono in chiaro delle cose mantenendo certi limiti per quanto riguarda le loro questioni, dedicandosi ai loro amici, ai loro parenti, amici, al loro lavoro. Qua c'è un lavoro che li appassiona, il lavoro che li appassiona molto. Imperatrice ha sui bastoni 10 di coppe, 9 di coppe, un lavoro che li appassiona tanto. Quindi questo lavoro o la loro vita pratica che l'appassiona tanto porta con sé una nuova consapevolezza anche per affrontare una persona, tant'è che nell'affrontare una persona usano la spada, cavaliere di spade, per mettere i limiti giusti o mettere delle cose in chiaro a livello verbale, stando al loro posto, facendosi i fatti loro, cioè nel senso, mi spiego, ne deve valere la pena, dicono i femminili, questo è il senso. Sì. Ok, adesso tu stai riprendendo? Sì. Adesso ci andiamo a mettere, visto che vedo queste cose così forti, anzi queste, allora vediamo qua cosa ci esce da questa parte con le carte dell'amore di Laura Tuan e poi vediamo sui femminili. Maschili,
maschili, eccola. Amore tediato, qua ci sono due persone che si danno le spalle, l'avevamo visto già con la regina di spade, ne mettiamo due altre. Eccole qua. Amore respinto, vedi, si sentono respinti da qualcuno, qua c'è lui in ginocchio e lei che lo respinge. Amore litigioso, e qua abbiamo il litigio che c'è potuto essere o ci sarà. Io credo che c'è già stato una situazione di tensione o litigio, quindi i maschili stanno così. Da questa parte, vediamo da questa parte i femminili, 3 per i femminili. Eccole, amore dichiarato, e qua c'è una dichiarazione in questa settimana. Ancora. 2 altre per favore per i femminili. Amore clandestino, ci sarà un qualcosa all'improvviso, l'abbiamo visto anche di qua, qualcuno si dichiara, può esserci un amore clandestino, c'è un amore notturno che nessuno lo sa, vediamo, cos'altro? Un'altra per favore, eccola, Eros e Afrodite. I femminili si godono proprio molto erotismo e sessualità in questa settimana. Eros e Afrodite, qua c'è amore, erotismo e passione. Quindi qua ci sono femminili che dall'alto della loro saggezza si godono amore e passione con qualcuno, ma può essere anche il fatto di essersi ritrovate nell'amore erotico con il loro amante mistico, e quindi qua abbiamo l'asso di bastoni, il 10 di coppe nel cuore che li fa vivere con profonda creatività e le loro esperienze personali quotidiane al di là di una persona o meno. Cioè tipo io quando vi realizzo una stesa o quando vivo la mia quotidianità provo molto erotismo, sono in unione con il mio sposo mistico, sposo celeste, e quando sei in unione erotica con il tuo amante mistico, sposo, sposa celeste, tu procrei immagini di godimento, di bellezza, e il piacere delle piccole cose, non l'attenzione al piacere fa sì che la bellezza si palesi. Ecco, quindi non necessariamente con una persona, ma laddove c'è una persona vedo che si vive molto erotismo e molta passione. Ok. Infatti i femminili stanno molto forti qua. I maschili sono anche un po' arrabbiati, un po' così, però poi abbiamo visto questa devozione nei confronti del femminile. Adesso con i miei potenti oracoli lui lei faremo il quadro energetico di questo maschione che anziché cercare sul telefono cerca nel frigorifero. Vediamo. Vediamo cosa ci raccontano i maestri con i miei oracoli lui lei. Vediamo profondamente il maschile come sta messo, profondamente nel cuore, al di là di quello che si vede. Cosa dirà il maschile? Abbiamo questo cavaliere di bastoni, a questa devozione, eccola. Sono sempre accanto a te, e questa è una carta che mi dice anche quando non sto con te io sto con te, e l'abbiamo visto, perché abbiamo visto questa forte devozione, no? Cos'altro? Eccola, là là. Questa carta mi sta dicendo una grande verità. Ascoltate bene quello che dice questa carta, perché mi sta dicendo una grande verità, una grande presa di consapevolezza. Quando ci siamo separati sentivo un vuoto incolmabile a cui non riuscivo a dare spiegazione. Mi sono distratto, ho cercato di riempire in 1000 modi quella sensazione angosciante, ma tutto rimaneva in superficie. Tutto ciò che facevo prima risultava ormai banale. Mi sono sentito impotente, frustrato, inerme davanti a qualcosa che non avrei mai potuto controllare. Questa carta parla da sola. Qua c'è stata una separazione, oppure quando il maschile percepisce che il femminile si allontana da lui, crede di poter gestire
con la mente quell'emozione, ma è una gestione fasulla, perché l'emozione è un Dio, non lo puoi gestire. E qua ci sono maschili molto innamorati che hanno voluto gestire con la mente una emozione ingestibile, un Dio. Ha cercato di gestirla distrandosi, magari facendo quello che faceva prima, per distrarsi, conoscendo altre persone, distraendosi, uscendo, essendo non presente all'emozione, ma non ci è riuscito. Perché? Si è sentito impotente, frustrato, inerme davanti a qualcosa che non avrebbe mai potuto controllare, che è l'amore per lei. Sì, questa carta parla da sola, appunto si sono mossi anche loro. Vediamo cos'altro. Eccola. Ti prego, fallo ancora. Qua ci sono maschili che vanno pazzi per qualcosa che fanno i femminili. E siccome, se lo vediamo sul livello più alto, cos'è che fanno i femminili? È questa vastità del reale con il quale stanno venendo in contatto. Non vedere più lo spirito, non vedere più l'albero, ma anche lo spirito dell'albero. Non vedere più un sasso, ma vedere lo spirito del sasso. Che cos'è che stanno facendo? Ti prego, fallo ancora, sul livello profondo. Ampliare la loro visione. E quindi questo ampliamento della visione che i femminili portano in essere in questa settimana, o stanno già portando in essere, lo vediamo anche dalle settimane scorse, genera a chi è ancora inconsapevole ma inizia ad avere il cuore aperto un'eccitazione fuori da ogni limite, tant'è che questo può procurare rabbia, perché dentro ognuno di noi si ha il ricordo del paradiso delle origini, anche se ce lo siamo dimenticato. Ci siamo dimenticati di essere immortali, ci siamo dimenticati di essere emanazione del divino, delle forze, delle istanze, degli spiriti della natura. Ce lo siamo dimenticato, ma siamo espressione della natura. Quindi noi, quando vediamo qualcosa che ci colpisce, qualcosa che ci accade, in noi viene risvegliata quella consapevolezza che poi la mente vuole gestire. La mente vuole gestire perché ha paura dell'immensità di cui siamo fatti. E quindi il femminile sta arrivando a questa consapevolezza e quindi fallo ancora, continua, cioè questo tuo essere Eros e Afrodite mi fa impazzire. Oh là là, mamma mia, che stesone, dove arriveremo qui? Meglio di Hollywood? Scusami. Pazzesco. Beh, abbiamo detto tante cose, ragazze mie, ragazzi. Adesso io voglio mettere il richiamo dello sciamano. Dove stanno gli sciamani? Dove stanno? Eccoli. A conclusione di tutto, sul maschile e sul femminile, sul maschile, sul femminile, vediamo prima il femminile, il cuore del cielo, che te lo dico a fare. Cioè il cuore del cielo è la carta che mi sta parlando dei femminili connessi con l'intero universo. Essendo consapevoli, iniziano ad avere una conoscenza cellulare delle cose, una conoscenza del cuore. E quindi i femminili sono perfettamente connessi con l'infinità, con lo spirito che abita ogni cosa. Ecco perché si sentono piene nel cuore. Il maschile. Gli anziani, accipicchia, ci vorrebbe un podcast per questa carta. Allora, gli anziani, per gli sciamani, gli avi e gli antenati sono gli dei. Sono gli dei. E quando questi avi e questi antenati sono perturbati, si generano le malattie, gli atti psicosomatici. Jung diceva
e gli organi sono dei, e per gli sciamani gli dei sono gli antenati e gli organi. Allora qua i maschili stanno sentendo un forte richiamo, come vi stavo dicendo prima, un richiamo ancestrale, un richiamo delle origini da cui proveniamo. E quindi per oltrepassare la loro mente razionale ci sono i loro avi, i loro antenati, i nostri avi, perché sono stese che riguardano il nostro interno, no? I nostri avi, i nostri antenati ci stanno supportando per ricordarci i nostri talenti, le nostre capacità che loro hanno forgiato, affinché noi potessimo realizzarci. E quindi molti maschili potrebbero avere dei sogni, potrebbero fare dei sogni ricorrenti di genitori, di nonni, di avi, di antenati, affinché il subconscio venga preparato al coraggio di manifestare i loro talenti, le loro capacità e anche e soprattutto pacificare quegli spiriti perturbati dei loro avi, dei loro antenati che che non sono stati fondamentalmente amati, che hanno avuto delle vite difficili o hanno avuto dei sogni non realizzati, e questo ce li portiamo addosso, ce li portiamo avanti anche nella nostra vita, finché questi avi, questi antenati non saranno pacificati e quindi sentiranno il supporto dei loro avi. Ora, queste due carte richiederebbero un podcast, ve lo faccio brevemente. Qua noi in questa settimana sentiamo fortemente il richiamo col mondo invisibile, di cui siamo espressione e manifestazione, iniziamo a parlare con lo spirito di ogni cosa. Questo ci dà la capacità di pacificare gli spiriti perturbati dei nostri antenati. Pacificare gli spiriti perturbati dei nostri antenati bisogna semplicemente dargli attenzione, ricordare i nostri avi, i nostri antenati e dire: ti benedico, ti amo, ho fede in te, perché quello che hanno fatto loro è a noi che ci viene in eredità. Quindi ti benedico, ti amo, ho fede in te, che si chiama formula pentacolare. Ti benedico, ti amo, ho fede in te a tutto ciò che accade. Poi vi farò un video comunque su questo. Ti benedico, ti amo, ho fede in te, formula pentacolare. Va bene? I nostri avi e i nostri antenati ci parleranno in questa settimana, perché il cuore del cielo è la connessione con il cielo, appunto, e gli anziani nelle nostre azioni. Queste carte mi stanno anche parlando della pacificazione di azioni. Andiamo a fare delle cose che hanno a che fare con la pacificazione dei nostri antenati, cioè che è già avvenuta, soprattutto per coloro le quali stanno facendo i rituali agli antenati, dedica agli antenati. Dedichiamo in questa settimana i meriti dei nostri sforzi spirituali, dei nostri adempimenti spirituali ai nostri avi, ai nostri antenati, perché ce l'abbiamo nella parte maschile, quindi nelle nostre azioni dedichiamo i meriti ai nostri avi, ai nostri antenati di quello che facciamo. Da che facciamo una torta, dedichiamola al nostro nonno, alla nostra nonna, ai nostri avi, ai nostri genitori. E ricordate che i nostri avi, i nostri antenati hanno un corpo di bardo. Il corpo di bardo è un corpo sottile, corpo di transito tra un'incarnazione e l'altra. E cosa vuol dire corpo di bardo? È un corpo sottile che si nutre della sostanza sottile delle cose. Quindi gli odori, quindi l'attenzione cosciente, sono tutte sostanze sottili. Quindi attenzione ai nostri antenati, anche magari con degli odori che fate in cucina, cucinate qualcosa, lo dedicate ai vostri avi, o con degli incensi, va bene? Avrete l'ispirazione di farlo in questa settimana affinché possiate pacificare eventuali spiriti perturbati, d'accordo? Wow, bellissimo ragazze mie e ragazzi, abbiamo detto tanto, bellissima stesa molto profonda. Io concludo qui, vi abbraccio fortemente. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei vi benedicano. Mua.